Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui, cari naviganti, ci addentriamo nelle oscure foreste di Wild of Eldraine esaminando una delle tante leggendarie presenti in questo piano, che ormai arrivano copiose ad ogni nuova espansione, portando spesso delle novità interessanti. Ed è proprio il caso di dire che in questa occasione la casa madre ha colto nel segno, proponendo nei colori Orzhov delle meccaniche un po' diverse dal solito, anche se non ci si distanzia molto dai temi opprimenti che questi colori offrono di solito. Siamo sempre di fronte a un personaggio infide e malvagio, che però prova a incatenare gli avversari con astuzia, traendone il massimo vantaggio possibile, per un gameplay intrigante e tutto da scoprire, come avrete modo di vedere in questa disamina. Questa volta vi parleremo di Harriet of the Charmed Apple. Siamo al cospetto di una creatura in apparenza semplice, che però offre una varietà di approcci e soluzioni, anche molto eleganti, del tutto nuove per il suo color pie, anche se sono comunque presenti delle meccaniche simili al passato, ma andiamo con ordine analizzando le sue caratteristiche. Con 3 mana, uno generico e 2 specifici, uno bianco e uno nero, abbiamo Warlock umano con forza 2 Costituzione 4, che presenta 2 abilità non direttamente collegate tra loro. La prima abilità recita: ogni creatura incantata da un'aura che controlli non può attaccare te o i planeswalker che controlli. Mentre nella seconda c'è: all'inizio della tua sottofase finale, ogni avversario perde X punti vita e tu guadagni X punti vita, dove X è il numero di aure che controlli. Appare chiaro che il nostro generale è orientato a valorizzare le aure. Nella prima abilità diventerà interessante bloccare le combat avversarie, scegliendo i pezzi che possono incantare le creature dei nemici, così da rallentarne l'azione o i danni verso di noi. E però nella seconda abilità che imposteremo alla nostra vittoria, sia perché potremo considerare nella conta dei danni e del guadagno vita qualsiasi tipo di aura, anche quelle che incantano avversari o i nostri pezzi, aprendoci le porte a diverse strategie tutte funzionali. Usciamo quindi dagli schemi con questa Harriet of the Charmed Apple, avendo a disposizione diversi piani di gioco potenziali, così da poter costruire una lista adatta al nostro stile di gioco, pur mantenendo alto il livello di malvagità proposta da questa curiosa strega di Eldraine. Con quello che ci porta in dote Harriet of the Charmed Apple nella zona di comando, ci permette di valorizzare in modo estroso e variegato il comparto aureo accessibile con i nostri colori, che spazia su molti fronti, offrendoci un approccio al deck building innovativo. Possiamo pensare di infarcire la lista di aure che colpiscono le creature, come Clawing Torment o Dark Simulation, inibendo le combat verso di noi, puntando su quelle che colpiscono altri permanenti o i giocatori, come Dead Man Chest, così da non essere vincolati a bersagli specifici, proseguendo nell'azione serenamente. Se invece vogliamo essere più aggressivi, con All That Glitters e Edge of Divinity, ad esempio, ci proponiamo per un piano Voltron di tutto rispetto, che può comunque contare su un Drain Effect di supporto molto potente, che può aiutarci a chiudere prima del previsto nel caso le combat siano inibite. Il nuovo set ci porta anche in dote alle aure ruolo, offerte da Lord Skitter's Blessing e Spellbook Vendor, che possono arricchire il nostro gameplay di pezzi ulteriori, che incrementeranno l'efficacia della seconda abilità del generale, senza necessariamente utilizzare le nostre carte. La seconda abilità ci permette anche di sfruttare carte come Well of Lost Dreams per pescare nuove carte, ma restano sempre validi strumenti come SRAM, Senior Artificer, per compensare al meglio uno dei deficit del nostro color pie, i motori di vantaggio carte, che qui però potremo implementare molto bene nonostante tutto. Restano poi valide tutte le scelte per stritolare il gioco del party, tra Archon of Emeria e Blind Obedience, puntando maggiormente sulla seconda abilità del generale, per chiudere in una lenta agonia in cui gli avversari impotenti saranno incantati a morte. Se già nelle premesse abbiamo chiarito i diversi impieghi possibili attorno a queste Harriet of the Charmed Apple, appare comunque evidente che il focus del nostro archetipo sarà orientato a utilizzare un buon numero di aure, anche se potremo spaziare su diversi fronti nel nostro deck building. Il primo problema da risolvere risiede in questi colori negli effetti di ramp, ma qui, tra i sassi canonici, Arcane Signet e Hordes of Signet, i riti come Dark Ritual e Sacrifice e i trucchi come Loto, Corpse Sheriff e Smothering Tide, possiamo sperare di alimentare al meglio la nostra azione, cercando sempre di non strafare sul fronte della curva mana. Ci sono poi alcuni pezzi pregiati tra Danita Capeshan, Paragorn, Killian Ink Duelist, Sigarda Zaid e Transcendent Envoy, che possono farci scontare qualche costo qua e là, accelerando la nostra azione che deve mettere in sequenza molti pezzi in campo per diventare presto rilevante. Sul fronte delle aure abbiamo diversi pattern possibili. Il primo, quello più classico, è quello che punta a migliorare le nostre creature, con Angelic Gift, Oblivion Crown, Endless Scream, Ethereal Armor e un Holy Strength, potendo scegliere tra tantissime opzioni anche di pregio e dal basso costo di lancio. Potremmo anche includere carte come Mog's Favor e Raffine's Guidance che possono ritornare dal cimitero, così da offrirci solidità nell'azione nel caso qualche rimozione penalizzasse il nostro board, con dei potenziali 1x2 parecchio fastidiosi. Per valorizzare invece la prima abilità del comandante, con Clippering Blight, Pariah,
Sweet Threat Configuration, Viper's Kiss e Vision Brutality, potremo colpire le creature avversarie spingendole a colpire il resto del party, contribuendo comunque ad alimentare la seconda abilità di Ariete per vittorie sempre più rapide. Troviamo persino delle aure come Soul Link e Spirit Link che ci donano punti vita, inibendo le combat verso di noi, anche senza generale, alimentando comunque le strategie legate al life gain, che potremo sempre includere nel nostro piano di gioco principale. Se però ci aspettiamo un party che punta poco sulle creature, niente paura, potremo utilizzare con profitto Little from Blight, Trepasses Curse e tante altre maledizioni che sono comunque assimilabili alle aure per incantare gli avversari o altri permanenti più diffusi, continuando indisturbati nella nostra azione. Questo approccio potrà risultare molto fastidioso per il party, ecco che diventerà vitale proteggersi con delle magie come Inf Mischief, Silence e Surge of Salvation, o creature come General's Enforcer e Irina, Dauntless General, affiancate da artefatti del calibro di Swiftfoot Boots per tutelare al meglio il comandante e non solo. Non possono chiaramente mancare le aure con Flicker Form, Flickering Ward, Irina Ambra e Timely Ward, che oltre a salvaguardare Riet possono incrementare l'efficacia della sua seconda abilità, così da rendere al più presto letale il suo Drain Effect. Con i colori a disposizione dobbiamo trovare tutti i mezzi per pescare nuove carte. Per fortuna, grazie a Core Spirit Dancer, Eightful Eidolon, Mesa Enchantress e Sage Reverie, abbiamo dei mezzi validi che interagiscono con il nostro piano, basato sulle aure. C'è però un altro modo per fare vantaggio, con i classici strumenti di rianimazione, come Tomb e Reanimate, che in molti casi ci possono riportare in vita creature interessanti o lo stesso generale, appena deceduto prematuramente. Il meglio lo otterremo, manco a dirlo, con delle aure che svolgono egregiamente questo compito, con Dance of the Dead, Chaos Ghost Form e Necrogen Communion, senza contare che con l'Urrus of the Dream Den e Severe Reclamation possiamo anche sfruttare il cimitero come un'estensione della nostra mano. Non solo, perché grazie a Brilliant Restoration, Crystal Chimes, Replenish e Surges Belief ci potremo assicurare il ritorno di tutte le aure e non solo, finite nel cimitero fino a quel momento, ribaltando completamente le sorti della nostra partita, per un inizio di sottofase finale devastante per gli avversari. Con queste finalità, tutto quello che amplifica o riprende il concept della seconda abilità del comandante tra Kambal, Console of Vocation, Sheoldred of Apocalypse e Vito, Torno of Dark Scrolls, sarà ben accetto per strangolare in una morsa i nostri avversari, da cui non potranno più uscire. Se quanto propone Riet of the Charmed Apple con le sue abilità sinergizza al meglio con le aure, il suo Drain Effect ci apre le porte a tutto quello che valorizza il guadagno di punti vita o il loro utilizzo smodato per compensare i limiti del nostro Color Pie. Pescare risulta sempre vincente nel formato, ma ormai con un numero sempre maggiore di staple tra Archivist of Ogma, Dark Confidant, Esper Sentinel, Timnav Weaver, Vilis, Broker of Blood e il recente The One Ring, sono lontani i tempi in cui il nostro Color Pie non riusciva a pescare. Avendo poi accesso a bombe come Ad Nauseam e Peer into the Abyss, non sarà affatto un problema riempirsi la mano di un mucchio di soluzioni per domare anche board complicati o trovare qualche soluzione ad effetto per chiudere i giochi in nostro favore. Il nostro punto forte sarà di certo quello dei tutori, sia specifico per le aure e gli incantesimi in generale con Enlightened Tutor, Helios Pilgrim, Open the Armory e Trade Dreams, chiari esempi nel bianco, e quelli generici nel nero, tra Demonic Tutor, Vampiric Tutor e Wishclaw Talisman, e le innumerevoli scelte che potremo annoverare. Anche tra le rimozioni abbiamo di case bizzarrici tra Cathar Commando, Deadly Rollick, Fracture, Mortify, Touch the Spirit Realm, Utterend e Vindicate. Insomma, non ci mancheranno i modi per risolvere pezzi problematici, nel caso ci manchino aure adatte a disattivare pezzi problematici. Per risolvere board complicati abbiamo poi una scelta perfetta per il nostro game plan, Winds of Wrath, che andrà a colpire solo quello che non è incantato, preservando il generale, e magari le creature dei nemici che vogliamo tenere in vita per colpire il resto del party. Un'altra soluzione, oltre alle aure sulle creature avversarie, sono i classici pali, come Crow Space, Ghostly Prison e Sphere of Safety, che rendono difficoltoso attaccarci, così da preservare i nostri punti vita, tenendoci a galla fino alla nostra vittoria finale. A queste tech potremo poi affiancare le moltissime opzioni tra Boromir, Wonder of the Tower, Drunning Magistrate, Opposition Agent, Orchid Bow Master, Ranger Captain of Eos, Cursed Totem e Deafening Silence, per spegnere ogni velleità del party, mettendo sul trono la nostra regina del male. Mai come in questa occasione siamo, con questa Riet of the Charmed Apple, di fronte a una leggendaria che apre molti fronti possibili verso un deck building finalmente variegato e stuzzicante, permettendoci di utilizzare con profitto molte carte con finalità diverse, ma al medesimo scopo ultimo, farci vincere alla grande. Per intensificare gli effetti per punire i punti vita agli avversari abbiamo Block Chief Ascension, una carta che facilmente attiveremo per ottenere danni extra e punti vita per noi, in un mix perfetto che si incastra con la seconda abilità del generale e non solo.
Per avere value abusando dei nostri punti vita c'è Black Market Connections, ormai una staple nel nostro color pie, che non faticheremo a utilizzare con profitto visto che avremo molti modi per rimpinguarli con tutti gli effetti offerti dal comandante. Se invece gradiamo il piano maledizioni direttamente su un avversario ostico, Overwhelming Splendor è il candidato ideale tra i 99, in grado di zittire chi basa molte delle sue strategie sulle creature intelligenti o su un board massiccio, che noi ridurremo ai minimi termini. Con un approccio completamente diverso potremmo accedere a Mindcrank, visto che tendiamo a infliggere un po' di danni a tutti in un lento stillicidio, per un piano mill che a prima vista sembra distante dalle finalità del generale, ma con le giuste tech può offrirci molto, ad esempio per animazioni di massa a nostro favore. Se siamo invece preoccupati di avere carte adatte alle minacce del momento, Sensei Divine in top risulta sempre una scelta ottima, tanto più che buona parte dei tutori presenti nel mazzo possono aiutarci a trovare sia le aure sia questo artefatto, agevolando l'azione complessiva. Con l'intento di costruire un piano Voltron senza tanti fronzoli, Xenk Paladin Unbroken potrebbe invece risultare una gradita aggiunta, trasformando il nostro bittante incantato, magari più volte, in un'arma di distruzione efficace, soprattutto se si tratterà della nostra perfida Henriette. E visto che i modi per avere tanti punti vita non ci mancheranno, Serra Ascended sarà un bittante ideale, tanto più che potrebbe risultare anche una carta perfetta per le nostre aure, incrementando di molto la sua efficacia e i danni evasivi, che potremmo infliggere al malcapitato di turno. Mantenendo alta la perfidia della nostra build, Glistening Oil, sia incantando creature avversarie sia le nostre, ci darebbe modo, introducendo la meccanica Infed, di costruire un approccio al gioco diverso, ma allo stesso tempo letale, senza neppure preoccuparci troppo dei 40 punti vita dei nostri avversari. In ottica di rendere evasivo un nostro bittante, Rogue's Passage è un'ottima scelta, economica, poco invasiva per la nostra mana base e assolutamente in linea per rendere anche efficace una creatura del nemico da noi incantata, per un approccio più politico delle nostre partite. Infine, per incrementare l'effetto della seconda abilità di Henriette, cosa c'è di meglio di Strionic Resonator, che con poco mana ci può fare incidere pesantemente sui punti vita di tutti gli avversari, per vittoria al volo, senza neppure passare per la combat. Passiamo ora ad analizzare i pro e contro di questo comandante, anche rispetto ai colori a disposizione e alle meccaniche possibili, così da valutare quanto possa essere efficiente un archetipo costruito su questo Warlock umano. Il tema delle aure in passato nei colori Orzhov aveva trovato qualche impiego, ma mai come in questo caso la libertà di deck building va al di là di un semplice piano Voltron, potendo spaziare su diversi fronti, anche difensivi, per chi non necessariamente ama passare dalle combat. Resta interessante il vantaggio di punti vita che ci offre la seconda abilità del generale, aprendoci le porte per diverse tech su questo fronte, molto presente nel nostro color pie, così da restare con i piedi ben piantati per terra, senza disdegnare strategie e carte collaudate. Introdurre aure nelle equazioni di gioco, che possono bersagliare gli avversari, ci porta inaspettatamente per il nostro color pie a una gestione politica del party, tra alleanze verso un avversario piuttosto che risposte a singole minacce, in un gioco in cui potremo non solo vincere, ma anche divertirci come fini strateghi. Se l'approccio di questo comandante innovativo, resta comunque vincolante la sua presenza per trarne il massimo beneficio dalle nostre aure, pena non ottenere molto dalle carte in campo o in mano, che rischiano di ritorcersi contro di noi. Con una base praticamente composta da incantesimi, l'age specifico contro questi permanenti potrebbe penalizzarci molto, dovremo quindi avere qualche carta di supporto per recuperare un'eventuale rimozione globale, che possa punire il nostro gameplay. Infine, se le nostre strategie punitive saranno marcate, rischieremo di subire l'odio di tutto il party, quindi sarà bene non diventare almeno troppo presto l'arcinemico del tavolo, rischiando di perdere miseramente senza possibilità di scampo. Dopo questa carrellata è giunto il momento di dare un voto alla nostra Henriette of the Charmed Apple, a sintesi di tutte le considerazioni effettuate, anche rispetto ai vari test che abbiamo condotto intorno a questo comandante. Soppesando tutto, ci sentiamo di dargli un 9, non tanto per il power level intrinseco di questo generale, ma per l'innovazione di aprire i colori Orzhov verso un deck building che non punta unicamente al sacrificio o alle combat, ma offre un design elegante, per liste variegate e insolite, per questa combinazione colore. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.